Madonna, ma com'è diventato brutto? Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere questo robot aspirapolvere. Sono diventato cinese, cos'è? Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere questo robot aspirapolvere di Tsu Nice. È un marchio assolutamente nuovo, anche perché è il loro primo prodotto che immettono sul mercato. E vi svelo una cosa, da quando l'ho ricevuto, più o meno per una settimana, l'ho chiamato Snice. Non so, insomma, il loro logo mi ricorda una Z, invece è un 2, quindi si pronuncia Tsu Nice, almeno penso. Vabbè, forse sono l'unico che si è fatto questo viaggio. Vabbè, insomma, lo appoggio qua sotto perché non è così leggerissimo, più o meno mezzo chilo, ma tenerlo in mano non ha assolutamente senso. Allora, partiamo con la confezione che comprende la base di ricarica, che è questa qui, l'ho posizionata qua, con il suo alimentatore che ho qua sotto, non riesco a reperirlo in questo momento. Basetta completamente in plastica, ci sono questi fermini in gomma, ma direi che non sono tanti in gomma, quindi non frenano il robot quando arriva alla base, quindi posizionatelo attaccato al muro. E qua sopra c'è una simpatica spazzolina con anche un rimuovi peli, qui c'è una lamettina, comunque comodissima quando si va a pulire il robot. Poi in aggiunta ci sono 4 spazzole rotanti, di cui 2 vanno montate sul robot e le altre 2 rimangono come scorta. Telecomando sinceramente un po' bruttino da vedere, direi che è un po' un design old style, ma direi funzionale. E ci sono anche le pile mini stilo in dotazione, come anche un filtro EPA aggiuntivo che va inserito nel contenitore della spazzatura. Come avrete visto, sia le pile che il filtro sono leggermente ammaccati, il filtro non fa niente, le pile pensavano funzionassero, invece funzionano senza problemi. Il robot direi che è veramente piccolo, si intrufola più o meno ovunque e ha una dimensione di 28 cm x 8, quindi molto contenute per dare un pochino ovunque. Si intrufola sotto gli armadi, riesce a passare anche negli spazi più stretti. Come la base, anche il robot ha una costruzione in plastica con un'aggiunta di parte gommata qui anteriormente, se per caso va a sbattere contro i mobili o gli oggetti. Come avrete visto anche voi, si graffia facilmente, guardate contro luce quanto è bruttino. Non so perché fanno sempre i robot nella colorazione nera, io sinceramente farei tutti i robot nella colorazione bianca, almeno si vede molto meno la polvere. E poi si vede che sbatte, forse c'è un qualche mobile che ci passa proprio a pelo e si graffia ovunque, si graffia veramente dappertutto e sembra utilizzato da un anno e invece lo sto usando da un mesetto e mezzo circa. Non abbiamo nessun display se non l'unico tasto qua sopra, tasto che serve per avviare la pulizia oppure per spegnerlo, e aprendo il coperchio, sentite quando lo si apre, praticamente visto che è tutto in plastica, sbatte qua sopra, esatto, sembra che si debba spaccare a metà, invece non capita nulla. È solamente un problema di assemblaggio. Ecco, adesso non lo fa più, non so perché. Ecco, perché spingendo gli faccio fare praticamente la bogna nella parte centrale e ciocca. Vabbè, comunque non succede nulla, non vi preoccupate. Qua all'interno c'è un tastino d'accensione, tastino che serve per spegnere o meno la corrente, non per avviare la pulizia. E poi c'è il contenitore della spazzatura, contenitore con il relativo filtro che ha una capienza di 500 ml. Come vi dicevo, è dotato di sensori anti-collisione, sensori anti-caduta posti qui sotto, quindi tranquilli, non vi rotolerà giù per le scale. E per quanto riguarda l'aspirazione, vedete anche voi, non c'è il classico la classica spazzola centrale che va a macinare tutto il contenuto che viene aspirato, e c'è solamente una bocca centrale. Può essere sì un pregio o un difetto che dopo vi dirò. Per quanto riguarda le funzioni, sono attivabili tutte tramite telecomando oppure tramite software. Allora, le funzioni principali sono pulizia automatica, pulizia casuale che andrà un po' a casato in giro per casa, pulizia degli angoli oppure pulizia dei bordi. Vedrete proprio il robot che gira intorno alla stanza. Si può programmare la pulizia settimanalmente, tutto tramite telecomando.
ma la comodità avviene proprio con l'applicazione, che bisognerà scaricarla tramite il proprio store, disponibile su iOS o Play Store. Si chiama GoSound, penso si pronunci così, non c'è la O, GoSound, quindi GoSound. La prima configurazione è semplicissima, basta inserire la classica mail e password, e per effettuare l'associazione con il telefono basta tenere premuto l'unico tasto qui a disposizione per 5 secondi. Dopo bisogna inserire la password della propria rete wifi ed il gioco è fatto. Ora il robot può essere utilizzato anche fuori dall'abitazione. Una volta configurato il tutto, dimenticatevi l'utilizzo con il telecomando. Io il telecomando penso di non averlo più utilizzato perché sull'app è tutto a portata di mano. Tutto più semplice, tutto più intuitivo e si può attivare qualsiasi funzione che vi ho detto poco fa. Si può proprio anche selezionare la potenza d'aspirazione, basso, medio, alto, tutto a portata di mano. Si può controllare la batteria residua, quanti metri quadrati e il tempo di pulizia ha effettuato e vedere una simil mappa, insomma si vede la posizione del robot. Vi dico già che non mappa la casa, perché se voi guardate i dettagli del prodotto nella pagina d'acquisto sembra che mappi la casa, ma in realtà non mappa assolutamente nulla. Vedete anche voi che c'è un puntino che gira per casa e più o meno riuscirete ad intuire dov'è il robot. Infine c'è un record pulizia dove raccoglie tutte le statistiche degli ultimi lavori effettuati, così potete tenere sott'occhio ogni quanto avete pulito casa. L'applicazione si può interfacciare con gli assistenti vocali, quindi sia con Google che con Alexa. Con Alexa basta installare direttamente la sua skill di GoSound e in automatico potrete attivare o disattivare il robot. Non si possono attivare altre funzioni, ma si può accendere o spegnere. Direi che comunque è comodo. Come va questo robot? Stranamente sono rimasto stupito dall'efficienza di pulizia di questo VT10, forse non vi avevo ancora detto il modello, sempre tenendo a mente il prezzo di vendita che è di 100 euro, al momento si trova a 110 euro circa su Amazon. Gli manca la spazzola, trita tutto sotto, ma devo dire che svolge egregiamente il suo lavoro. E nella maggior parte dei miei utilizzi la pulizia automatica è la funzione più utilizzata e senza questo rullo non ho trovato i classici capelli che si incastrano nel rullo, visto che ha un buco unico e quindi tutta la sporcizia entra all'interno. Sporcizia di medie dimensioni, grandi dimensioni, aspira praticamente tutto. Buona la pulizia degli angoli grazie alle due spazzoline e devo dire che riesce a districarsi piuttosto bene sui tappeti, visto che ha un'escursione delle sue ruote piuttosto elevata, quindi riesce proprio a saltare sopra agli ostacoli. Ottima cosa, direi che questi robot si sono evoluti tantissimo nell'ultimo periodo. Insomma, ci manca solo che si metta a saltare. Per quanto riguarda il rumore è nella media, non è esagerato e nemmeno fastidioso, anche se la potenza che lascio sempre è quella media, quindi non è fastidioso come rumore, ve lo posso assicurare. Ecco, accendi Roger. Il ritorno alla base non è rapidissimo, a volte vedo che ci pensa quei 2-3 minuti, si gira e si sente che non aspira più, si gira come per dire ma dov'è la mia casa, e poi piano piano ritorna alla base. Infine mi ero dimenticato di dirvi, la batteria integrata da 1800 mAh consente di farlo lavorare più o meno per un'oretta e 10 minuti circa e si ricarica in 3 ore e mezza con la propria basetta. Direi che copre tranquillamente 80 metri quadri di casa senza problemi, più o meno, con una singola batteria e pulisce proprio tutta casa. Dai, direi che siamo arrivati alle conclusioni, non c'è tantissimo da dire, sinceramente non mi aspettavo un robot del genere, invece mi sono trovato molto bene, sarà anche perché il mio vecchio robot ormai aveva 4 anni e come vi ho detto la tecnologia si è evoluta parecchio, più o meno il prezzo di 110 euro, è già da un po' che si è stazionato, si dice così, su questa cifra e secondo me è uno dei migliori robot aspirapolvere acquistabili in questo momento con questo prezzo. Ovvio ci sono
i robot che scaricano la sporcizia in automatico nella propria base, ce ne sono tantissime di tutti i prezzi. Se non volete spendere tanto, 100 euro che potete avviarlo a distanza, potete comandarlo tramite gli assistenti vocali, poi le dimensioni così compatte, pulisce in ogni angolo, riesce a passare anche sotto i miei armadi senza problemi e nessun tappeto riesce ad impensierirlo. Quindi io non posso fare altro che consigliarvelo, anzi mi è venuto in mente adesso, una volta l'ho trovato incastrato, quindi vi ho detto una bugia, e sapete dove? Si è incastrato in un cavo della corrente, non so perché, si è incastrato nelle sue rotine qua sotto e non riusciva più a togliersi dai piedi questo cavo. E questo è l'unico più o meno problema che ho riscontrato, ma direi che anche i robot più costosi molto probabilmente si sarebbero incastrati. Penso di avervi detto tutto, qua sotto ci sono i commenti aperti, quindi potete scrivermi quello che volete. Io vi saluto e alla prossima su YouWin Blog.